Fammi vedere. No, Non guardare, vediamo delle cose. Piogevamo un sacco, incredibile. Quindi ho messo i capelli dietro e vedevo il campo meglio. Il pianista. Il pianista, allora. Una vita Canta al diavolo. sei mai stato in un podcast la prima volta? La prima volta sì. Interviste tante, podcast mai. Podcast no mai. Com'è? A casa tutto a posto? Di solito si chiede a casa tutto a posto. A casa sta a posto, tutto bene. E ti chiedo, che bambino era Yassin Adli? Che ricordi hai? Yassin Adli era un bambino che ha cresciuto semplicemente, come penso tanti altri bambini. Sono nato a Villejuif, vicino a Parigi. Ho un fratello, una sorella. Io sono il più giovane. I miei genitori hanno sempre cercato di darmi delle opportunità per non rimanere a casa. Ho fatto tante cose. Il mio papà presto mi ha messo al judo, facevo anche scacchi, ho fatto solfeggio, violino. Avevo tanti impegni e facevo tante cose. E dopo è venuto il calcio e mi ha preso la vita. Raccontaci un po' di Parigi, Villejuif, com'era? Non ti dico che Villejuif è il ghetto, però è una città tranquilla dove si vive insieme e forse se uno viene da fuori ti può dire è una città un po' strana, ma io che ho cresciuto là conosco tutta la gente, quindi mi sento bene là. E raccontaci, i tuoi genitori sono arrivati in Francia dall'Algeria? Facciamo un passo indietro. Il mio papà è arrivato, lui a 9 anni, il mio papà è del 65, quindi lui è arrivato a 9 anni qua in Francia e dopo quando è tornato in Algeria, la mia mamma è venuta dopo e lui quando è tornato in Algeria per sposarsi con la mia mamma, lei dopo è arrivata in Francia. Il mio papà lui parlava già francese, era integrato e quando arrivi da bambino così è più facile. Per la mia mamma invece è stato un po' più duro, ma lei ha lavorato tanto per imparare la lingua, per trovare un lavoro. I miei genitori hanno subito preso il buon treno per andare avanti insieme e dopo hanno avuto bambini. Non voglio focalizzarmi sul calcio. Che rapporto hai con l'Algeria? Ho letto ad esempio che fai arrivare l'olio da tuo zio. Ti capita di andarci? Ci sei mandato? Sì, sono andato, ma adesso fa quasi più di 12 anni che non sono andato. Ho un rapporto legato ai miei genitori, a quello che mi contano. La mia mamma c'è tutta la sua famiglia là, quindi spesso lei va in Algeria, fa parte della nostra cultura. Noi abbiamo una famiglia di, non so come si dice in italiano, paysan. Di braccianti? Sì, abbiamo la nostra ferma. Sì, i campi. I campi con animali. Allora noi siamo gente semplice e siamo felici con poco, quindi questi valori li abbiamo e sappiamo da dove siamo venuti. Qual è l'insegnamento dei tuoi genitori che ti porti più a cuore? E di essere un uomo buono, di sempre avere un buon atteggiamento con chiunque, il più forte, il più debole, il più ricco, il più povero. Da bambino hai dei flash, dei ricordi delle vacanze? Ho pochissimi ricordi da quando ero piccolino, perché in 2012 abbiamo vissuto con la famiglia un evento un po' speciale. La mia sorella ha avuto un cancro e questo non lo so se mi ha fatto un bloccaggio, ma mi ricordo di pochissime cose prima di questo. Vedere i miei genitori preoccupati di aver visto così la famiglia in dubbio, che mi ha fatto questo effetto, ma mi ricordo di poche cose. Per noi la famiglia è troppo importante. Tua sorella, che tra l'altro leggevo, si è laureata in marketing. Sì, la mia sorella ha lavorato in marketing e era una vittoria per lei dopo tutto quello che ha vissuto, perché dopo il cancro, qualche anno dopo ha avuto anche un tumore
ha avuto tante prove, ma le ha superate, e questo anche mi dà un esempio e una forza mentale incredibile. Allora, noi siamo partiti che vogliamo, e poi diventeremo un po' più leggeri, però ovviamente cavalchiamo i tuoi ricordi. E allora ti chiedo, la religione ti ha aiutato in questi momenti? Come l'hai vissuta? La religione per me è tutto, è questo che mi insegna il mio atteggiamento, che mi aiuta nei momenti buoni come i momenti difficili. Preferisco tenere questa cosa personale, ma per me è tutto. Nel 2024 vuoi essere un uomo migliore, un papà migliore, un marito migliore, un compagno migliore, un giocatore migliore. Hai dichiarato, Mi no? sono segnato questa frase perché mi ha colpito l'ordine con cui l'hai detto. Tu l'hai detto dopo Empoli, all'inizio di quest'anno. Dici, a proposito del 2024, e nell'ordine in cui l'hai detto fra un uomo, poi un papà, poi un marito, poi un compagno e infine per ultima cosa un giocatore. Cioè, nell'ordine di priorità, comunque la famiglia, l'uomo, e mi lego anche a quello che dicevi prima, cioè l'insegnamento dei tuoi genitori che ti hanno lasciato l'essere sempre onesto, sincero, leale. Sì, ma in realtà tutto questo è legato a una cosa, a cercare la soddisfazione di Dio. È questo che mi fa pensare così, perché di comportarmi bene con i miei genitori, di comportarmi bene con la moglie, con i bambini, di fare il mio ruolo di papà, con la gente, di essere un uomo buono. Tutto questo è fatto per cercare la soddisfazione di Dio, e lo faccio per questo. E questo che mi fa essere... Non dico che sono un uomo top, ma cerco di sbagliare meno possibile. Dopo sbagliamo tutti, facciamo tutti i peccati, ma cerco di fare tutte le cose per avere la soddisfazione di Allah. Allora, Iyas, siccome a questo tavolo stiamo toccando vette troppo profonde, questi sono temi troppo alti, allora avremmo una sorpresa attenzione però, Noi abbiamo tante sorprese. Abbiamo tante Qua sorprese. sotto c'è un po' di tutto. puoi prendere il tuo telefono? Non ce l'ho. Non ce l'ho, benissimo, allora è saltato tutto. No, qualcuno ha il Dove è telefono? rimasto? È rimasto là. Perché adesso ti Forse chiederemo sul seggiolone. qual è il numero in rubrica più potente che hai? Cosa vuol dire? Sì, la persona più famosa. La persona più famosa, più conosciuta. Noi un paio di nomi li abbiamo, ma vogliamo sentire te. Il più famoso che ho Ti do un suggerimento. è Zlatan Ibrahimovic, forse. Stiamo pensando a un nome, Kylian Mbappé. Sì, anche ce l'ho, sì. Ecco, Dai. non è che ce l'hai. Allora, le cose sono due. O mandiamo un vocale che ci deve rispondere qualcosa, o videochiamata adesso. Non lo so se mi risponde adesso così. Ma Allora, alle lo 11 mandiamo. Se ci risponde durante la puntata, benissimo. Lui deve essere all'allenamento. Forse ha cambiato il numero, guarda. Quando metto il suo numero su WhatsApp c'è scritto invitarlo su WhatsApp, quindi ha cambiato il numero. Fammi vedere qualcosa. Questo un po' c'è un po' deluso, se posso. Sì? No, cos'è questo? A cosa serve? No, non puoi non saperlo, è impossibile, non ci credo. Questo è il gel. Sì. Perché noi vediamo spesso che da poco, non so se perché ti stai facendo crescere sì. i capelli, tu ti metti il gel. Allora io ti chiedo, quando lo metti? Quando vai al campo? Quando sei già negli spogliatoi? Quando prima di partire? È un rituale, come funziona? Abbiamo preso le foto. Qua quando ancora non lo mettevi, no? Sì. Erano Qua. corti forse qua, per quello. Sì, erano poi- abbastanza Ma perché corti. poi ti sei accorto che invece ti dava fastidio? No, in realtà una partita, credo a San Siro contro Verona, piovevamo un sacco, incredibile. Quindi ho messo i capelli dietro e vedevo il campo meglio. Hai detto, ma cos'è questa cosa in campo? È come le lenti a contatto. Esatto. Infatti, questa qua Metti giù qua che dobbiamo vederla bene questa. È il new look di quest'anno. arrivo a San Siro. Quindi da qua io capisco che tu non lo metti in spogliatoio, lo metti qua in hotel. Lo metto dopo la doccia, ma non metto gel. Ah no? No, mi metto tipo una... C'era. Sì, Basta. una lacca, no, una crema, non lo so come si... In francese si dice non lo so, un mousse. Ah, spuma. Una spuma. Vediamo come fa, cioè fammi vedere come fai. Voglio essere con te in quel momento, vai. Guarda, esco dalla doccia, Sì, quindi un po' bagnato. sì, un po' bagnato, sì, asciugo leggermente, dopo mi prendo i capelli, metto bene così. Ma Yas sei uno che quando si guarda allo specchio fa anche tipo le facce da figo. No. Ma faccio solo questo perché è più comodo, sennò Per giocare. ogni giorno sto così e
L'unica cosa perché ho capelli lunghi è perché non ho tempo di andare al parrucchiere. Beh, allora, Roma, gol, 11° minuto, perfetto. Il gel guarda, tiene, ancora il gel belle- tiene. Questo stiamo capendo se il gel sta tenendo, funziona. Allora, qua a metà secondo tempo, già... Il gel, la perché, spuma. perché come ti ho detto non è fatto per essere bello, solo per essere comodo. Finché non vedi che i capelli sono davanti agli occhi funziona. No, ma noi non valutiamo il bello, valutiamo quando poi con il tiene, sudore si odia sì, e inizia sì. a Poi gonfiarsi. vediamo. Ah, Frosinone, Dietro un po' qua partono. anche qua a metà secondo tempo. E poi c'è questa, che è molto bella, questa è fine partita, qua si era un po' sciolto. Sì, qua. Sì, ma Però nessun vabbè. problema. Come ti ho detto, gli occhi stanno bene, vedo bene, più importante. Senti, guardando questa foto, tu hai un rapporto speciale con questi 2 ragazzi, no? Io ho un rapporto speciale con tutti. È vero. E questo è la differenza, ma... sì, non posso dire che loro sono i miei compagni, sono di più. Sanno tutti che se ognuno ha bisogno di qualsiasi cosa io ci sono. Sul campo, fuori campo, ovunque. Ci ha stupito molto il tuo essere uomo spogliatoio, questo legame che hai con i tifosi, con i compagni. Sei sempre stato così o... Sì, in realtà sono sempre stato così, ma non l'ho fatto apposta, fa parte di me. A volte la gente possono pensare che io faccio questo per... così la gente parla in bene di me, ma non mi importa. In realtà lo faccio perché sono quell'uomo e non voglio essere un altro, fa parte di me e non voglio nasconderlo, è così, sono così. Come ti chiamano? Come il tuo soprannome? Qual è? Il tuo proprio che senti più tuo, il tuo soprannome? Yas, mi chiamano Yas. Yas. Si chiamano Yas. Sì, Yas, tranquillo. Il pianista a volte, il pittore. Non ho capito cosa. Il pianista. Il pianista. Allora, lascio a te, davanti a questa, esprimerti come meglio credi. Se vuoi suonare qualcosa, vuoi farci capire. Un cavallo di battaglia, un pezzo forte. No, io come ti ho detto, io sono più di violino, dopo la mia... Ma la produzione qua, Yas, Sì, per prendere un violino. qua costa. sì, per prendere un violino costa un po' di più, quindi capisco che avete portato questo pianino per i bambini, ma ci sta. Quindi musica pianista. Sì, no, io la cosa è che la mia sorella faceva piano e mi ha sempre piaciuto e ho cercato di fare un po' di piano con lei, ma io sono più di violino, dopo sono più conosciuto per essere il cantante. Attenzione, allora non ti facciamo neanche fare la pianola, ti facciamo intonare uno dei cori più belli che sotto la curva canti. Io avrei provato, avrei Proviamo, voluto provare a proviamo. sentirlo Hai ragione, suonato. Luca, Però- hai ragione. No, Due lasciamo a lui. notine, se vuoi. Se preferisci Cioè, il violino... proprio- Straordinario. E allora se posso, se rimetto qua nel... No, perché noi qua sotto abbiamo di tutto, c'è un mondo qua sotto, Adesso non... Aia! Questa me la devo giocare, scusa, questa era bella. L'ha preparata, è 3 giorni che 3 prepara giorni. sta cosa. Allora, È Yas, andata bene. poi entriamo anche nello spogliatoio, la musica che rapporto ha per te, con te, se l'ascolti, come non l'ascolti. Però noi qua vogliamo, non possiamo non chiederti di non cantare uno dei cori che canti sempre sotto la curva, sei un idolo dei tifosi, perché secondo me viene fuori l'uomo, tu hai ragione, la gente percepisce la tua energia e quello che traspare. E allora io canterei tutti insieme partendo da te, da quando ero piccolino. Da quando ero piccolino io mi innamorai di te, il mio cuore che batteva, non mi chiedere perché, non te lo posso spiegare, non potrai capire mai quanto è bello l'AC Milan, quanto è bello essere noi, io per sempre ci sarò quando il Milan giocherà, come quando da bambino la guardavo con papà. Bandito, una vita accanto al diavolo e la sciarpa rossonera con orgoglio indosserò e fiero di aver scelto sempre solo te ogni giorno nella vita, cosa più bella non c'è. Con il codice 07 canta Yasin Adli. Allora, Yas, bellissimo. Ma tra l'altro, bellissimo. Yas, tu hai imparato l'italiano Sì, velocissimo. sì, l'ho imparato veloce.
Ma non ho fatto lezioni, solo... Da solo, Io sono, spogliatoio. sì, sono uno che parla tanto, quindi è più facile. È più facile. Ma invece il rapporto, lo spogliatoio, dai, dici qualcosa dello spogliatoio. I tifosi vogliono sapere lo spogliatoio. Sì. Cioè, chi è il più... Chi è che quello che entra sempre felice, canta? Dacci qualche chicchetta, qualche croccante. Io forse per questo sono un po' della vecchia scuola, per me quello che è dentro del spogliatoio non esce dal spogliatoio, quindi non ti posso dire niente. Bravo, mi sei piaciuto. Non è vero, non mi sei No, piaciuto. ma va non vogliamo i bene. segreti, vogliamo... No, non ti Chi dico è il niente. genere? Però hai tanti francesi in spogliatoio e noi allora abbiamo il giochino anche dei francesi. Ti dico 10 francesi della storia del Milan. Partiamo, non sbirciare, Yas, che c'ho la lista. Parto col primo. Un grande amico di Milan TV. Desailly. Terzo. Terzo, perfetto. Flamini. Flamini è qua, ma è super ricco, quindi Dici, magari domani mi trovo magari ti compra- sta bene qua, sta bene. Sta bene. Dugarry. Dugarry, quarto posto anche. Gourcuff. Gourcuff Gourcuff era un top giocatore, ma se parliamo di quello che ha fatto al Milan, anche qua per me. Menez. Menez, tanta qualità Menez. Menez va bene, non lo so se merita il secondo, dai, lo metto nel terzo. Ma li conosci personalmente? No, non lo conosco. conosci. Bruno Ngotti. Bruno Ngotti ce l'abbiamo tutti nel cuore, tifosi del Milan, per un gol contro il Bologna, è una roba incredibile. Sì, bravo, ma merita. Bravo, ultimo. Gotti qua. GPP Lemoko, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin lo metto qua. Eccolo lì, al primo posto. Sì. Vieira. Vieira lo metto qua. E poi un altro grande amico, numero 1 per eccellenza, Vikash Dorazò. Dorazò lo metto qua. Manca uno, no? E l'ultimo, Yassin Adli. Lo metto qua. No, così, però. Umiltà. Di questi conosci qualcuno? Chi io? Sì, personalmente? No, ho visto una volta Jean-Pierre Papin quando giocavo per la Francia Under 17. Abbiamo fatto una partita contro i tedeschi e ho segnato questo giorno e Jean-Pierre Papin è venuto a vedermi dopo la partita. Ma a fine della tua esperienza al Milan, tra 62 anni, Adli dove andrà? Cioè, dove vuole... Cioè, quanta storia vuoi fare? Dove vuoi andare, dai? Non lo so, per rimanere nella storia del Milan è difficile, bisogna fare tante cose. Quindi non lo so, vedremo. Non sono uno che parla del futuro. Ma a proposito di futuro, a me piacerebbe sapere se hai qualche idea su post carriera, su cosa fare dopo. È chiaro che è molto presto, però magari uno... Investimenti, stai mettendo via qualcosa? No, in realtà non guardo così lontano. Se torniamo anche sulla religione ancora, nella religione sfruttiamo il momento presente perché non sappiamo se saremo vivi domani. Come hai conosciuto la tua ragazza? Raccontaci un po' anche di questo lato di Yassin Adli. No, io ho avuto solo una ragazza nella mia vita, e lei. Quindi non lo so se so fare con le ragazze, ma sì, con lei è andato bene, ma è un po' il mio punto debole, non parlo mai di lei. Forse lei non sarà contenta, ma preferisco tenere tutto quello che penso di lei per me. Stiamo capendo le cose. Spogliatoio e la donna sono due cose, insomma, che non si toccano. I bambini ti possono dire che hanno la salute, cerco di essere il migliore esempio per loro. E tutto questo. Stadio vengono? Partite le guardi? Sì, ma giochiamo troppo tardi. Troppo tardi. Ci fai vedere lo sfondo? Lo sfondo? Sì. Il cellulare. Bella, tu con i tuoi bambini. E poi noi siamo curiosissimi. Spogliatoio non ci ha detto niente. Io parto. Il numero Mbappé non l'abbiamo chiamato. Però vogliamo vedere. Chi ti ha mandato l'ultimo messaggio? Cosa ti ha scritto? Lo leggi a tutti? L'ultimo che ho ricevuto è di Ismail Benasser. Che ti chiede? Che mi dice: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, on est à la maison, Inch'Allah, quand tu veux.
Ah, vai a casa sua quando vuoi. Sì. Mamma mia, t'ho detto che il francese... Salutacelo. Je sais Je comprends. je comprends tout. E Instagram invece che rapporto hai? Cioè lì ti scrivono i tifosi, leggi... Troppo impegnativo? No, leggo poco, però sì, seguo un po' quello che passa su Instagram, faccio i post per dopo la partita, tutte queste cose, ma tranquillo. Abbiamo visto però una foto che è un po' iconica, se vogliamo, perché è molto Italia anni 80-90. È la foto leader dell'Instagram di quest'anno. Sì, abbiamo avuto 2 giorni liberi, quindi siamo andati in montagna insieme. Abbiamo fatto un pranzo, all'inizio abbiamo detto dai facciamo il pranzo fuori, solo che quando abbiamo tolti i guanti per mangiare, impossibile, un freddo incredibile. Quindi siamo andati dentro e dentro abbiamo trovato queste pellicce e abbiamo detto dai facciamo una foto così. E quando siamo arrivati là, Tiziani ci ha fatto un regalo, ha portato un paio di occhiali per tutti. Quindi abbiamo messo gli occhiali e abbiamo fatto questa foto, un bel ricordo. Quindi giustamente la sosta dopo, quando avevate il giorno libero, sei andato in Marocco con Teo, che faceva un po' più caldo. Sì, quando abbiamo 2 giorni cambio perché tutti vogliono andare da una parte con me, è difficile di contentare tutti. Ma poi tu sei dai, l'organizzatore di feste, vero? Cioè di feste in senso dai, cene, non faccio feste. Pranzo bellissimo. griglia- Quello che fa più scherzi, dai, questo lo voglio più sapere. scherzoso. Il più scherzoso Florenzi. Uno scherzo, ce lo racconti? Ma divertente, una cosa tranquilla. È un romano Florenzi, quindi scherziamo tutti i giorni. Veramente non ti posso fare uscire uno perché ci sono tante, quindi non ne ho uno in testa realmente. Sì. Questo è il momento delle domande casuali, quindi bene. avrai delle carte, guarda qui come faccio, dammi la 1, scelgo dammi la io. 2, e ne scegli 5. Sono 5, no. Vabbè, Vai, partiamo. Scelgo questa, dai. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto e perché? Non lo so. Ma a volte mi piace piangere per niente. Mi faccio Ti sfoghi. Sì, mi faccio una storia nella mia testa, tipo cosa faccio se rimango da solo senza bambini o se non ho più Dio con me e piango così. Mi fa bene. Proprio sulla tua testa, sulla testa in generale, prima di una partita. No, io penso a niente. Entro, gioco, cerco di divertirmi e di fare divertire il tifoso. Io ho una domanda prima di andare avanti. Ci racconti, Yas, le 24 ore prima di una partita, come le vivi? Sappiamo che c'è il ritiro, cioè dormi tanto, musica, mangi, Pullman, cosa videochiamata, fai? come vivi in pullman. Ultima chiamata ti prima di confronti. entrare. Prima, quando ero più giovane nel mondo professionista, prima della partita ero veramente focus, non era per me il migliore modo di essere, quindi adesso sono tranquillo, non penso neanche alla partita. Per me la partita comincia quando l'arbitro fischia l'inizio. Prima faccio una giornata ma veramente banale, sono in camera, guardo qualcosa sul telefono, faccio le mie preghiere, faccio delle lezioni a volte di arabo, faccio qualche lezione con i miei professori. Hai qualche scaramanzia? Cos'è scaramanzia? Che fai magari qualche sempre un gesto gesto prima di fortunato. entrare, entri con una gamba. Queste fai- cose no. Zero. Zero. Siamo noi Zero. italiani quelli. Eh. Sì. L'altra carta? Vai. Tu quale sceglieresti? Io prenderei questa, guarda. Questa? Sì, questa è bella secondo me. Vediamo. Eccola lì. Quali sono stati gli incontri più incredibili della tua vita? Bella. Bella, questa è bella, questa l'ho fatta io. Il mio procuratore? No, bello. Il mio procuratore che con chi ho una relazione incredibile, come qualcuno della mia famiglia, lo ascolto come un grande fratello, come quasi un papà. Paolo Maldini, il suo incontro mi ha fatto crescere, di compagni diversi, di mentalità incredibile. Mike Maignan, perché Mike Maignan anche mi ha dato tanto. E dopo penso che
Tutte le persone che incontri sono importanti, non voglio essere banale, ma c'è sempre qualcosa di imparare da tutti. Per questo che devi sempre avere gli occhi aperti e le orecchie pronte a ascoltare, perché anche se a volte pensi che non hai più da imparare, hai sempre da imparare. E sì, devo dire un'ultima persona è uno professore, un sheikh di Islam che mi ha fatto imparare tante cose. Era un incontro importante per me. Qual è la cosa più infantile che fai tuttora? No, sai, la cosa sai le immagini Panini? Ah sì? Per me era una follia. E io se avevo 5 euro e non avevo mangiato andavo a comprare panini. E adesso Per che avere- sei dentro cosa pensi? In realtà non lo faccio più perché tutti gli anni mi arriva il panini con tutte le stickers, quindi ho perso questo gusto di andare a Però le cercare le appiccichi stickers. a casa? Uno a Sì, uno? certo, quando arriva sì lo faccio questo. Abbiamo una lampada magica. Sì, vai. Esce nessuno, Eh? esce nessuno, Non c'è nessuno. perché non abbiamo bisogno di magia. Ok, Abbiamo però bisogno solo di Dio, non hai imparato niente di questo. abbiamo questa lampada. Da questa lampada guarda un po' chi esce. Puoi esprimere 3 desideri. Avere la salute, essere felice e vincere.